Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi festeggiamo il mezzo secolo dell'incredibile meraviglia che, seppur ancora molto legata all'hard rock, è a tutti gli effetti il primo disco heavy metal classico di sempre. In principio era l'hard rock. O meglio, non è sbagliato dire che era l'heavy metal. Se la paternità di questa etichetta applicata alla musica è contesa tra diversi addetti del settore, ciò che è certo è che all'inizio non indicava il suono che oggi chiamiamo così. I critici la usavano proprio per descrivere gruppi che oggi definiremmo appunto rock duro, come Led Zeppelin, Deep Purple, primi Blue Oyster Cult e chi poi ne seguirà le mosse negli anni 70. Se per noi di Heavy Metal Heaven anche il loro stile è includibile nel metal in senso largo, andando nello stretto non possono essere del tutto associate al genere, visto che parliamo di rock, duro e seminale, ma sempre rock. E del resto anche tante band della scena hard rock di quegli anni erano contrarie a essere classificate come heavy metal. Certo, in quegli anni 70 c'era anche una mosca bianca, anzi nera come la notte. Ovviamente parliamo dei Black Sabbath. Sin dall'inizio il loro suono è stato sempre più pesante e oscuro rispetto a quello di chiunque altro, ed è giustissimo che gli inglesi siano considerati i padri del metal. Ma quale tipo di metal? Oltre al fatto che anche al gruppo di Birmingham non mancava una componente hard rock, la loro parte più pesante non è ascrivibile a ciò che oggi consideriamo heavy metal tradizionale. Piuttosto il loro lato più pesante, visionario e molto avanti nel tempo sarà poi sviluppato solo nei decenni successivi in ciò che oggi chiamiamo stoner e doom metal. A parte i Sabbath, comunque, per gran parte degli anni 70 il resto dell'hard rock non ha visto rivoluzioni radicali. I gruppi che lo hanno evoluto in senso più energico sono sempre rimasti legati al blues da cui avevano avuto origine ed erano rari. A essere più di moda erano sonorità prog, eclettiche o al massimo un po' più oscure. Perché quindi quando si pensa al metal tradizionale non vengono in mente sonorità sabbatiane, ma una derivazione dell'hard rock più veloce, quadrata, diretta e tagliente? Perché ad un certo punto una band del genere, sempre proveniente da Birmingham, decise di sterzare verso la pesantezza. Una sterzata neppure troppo netta, ma poi sviluppata nel tempo da questa e da altre giovani band da esse ispirate nell'heavy metal vero e proprio. Stiamo parlando, ovviamente, dei Judas Priest. Fondati come Fright dal chitarrista K.K. Downing e dal bassista Ian Hill, cambiarono nome l'anno dopo in quello definitivo, tratto da The Ballad of Frank Lee and Judas Priest di Bob Dylan, suggerito dal cantante Al Hopkins. Pochi anni poi quest'ultimo venne sostituito dal fratello della ragazza che Hill frequentava all'epoca, Rob Halford. Una scelta felice, come lo fu quella di aggiungere al gruppo Glenn Tipton, che con Downing formerà una delle coppie di chitarre più influenti di sempre in ambito metal. Eppure, nonostante il nucleo storico fosse presente già nel 1974, all'inizio la band ancora non aveva trovato la sua strada. Lo dimostra l'esordio Rock'n'Rolla, album molto valido, persino sottovalutato, ma timido se confrontato col futuro del gruppo. Parliamo di un disco hard rock neppure troppo pesante, con influssi psichedelici, blues e progressivi. Ma le cose sarebbero presto cambiate. Subito dopo l'esordio la band iniziò un processo che la portò a crescere moltissimo, e non solo per l'appesantimento dello stile. Il progresso dei Judas Priest fu soprattutto a livello di idee e di capacità di scrittura, che portò non a un indurimento di pancia, seppur anche la genuinità giovanile non mancava loro. Al contrario, il gruppo studiò anche atmosfere, melodie, assoli per adattarsi al meglio alla nuova durezza, e in questo processo riuscì a trovare un'ispirazione come nella storia della musica capita solo di rado. Fu così che, solo un anno e mezzo dopo Rock'n'Rolla, il 23 marzo del 1976 vide la luce l'unico trascendentale Set Wings of Destiny. Ancora molto legato al rock duro, al tempo stesso si rivela il primo deciso passo sul ponte che porterà all'heavy metal tradizionale propriamente detto, nonché il primo vero disco a poter essere etichettato così, visti i tanti stilemi al suo interno poi diventati standard per il genere. Sono elementi che si possono trovare già nei pezzi meno belli del disco, che però sono già dei notevoli gioielli. Per esempio, The Saver prende il riff di Children of the Grave e lo porta in un ambito più animato, positivo, che anticipa il metal classico più divertente e cacciarone. Tyrant, il punto basso della scaletta, nel suo essere solo un piccolo capolavoro, si spinge invece a velocità paragonabili solo ai Deep Purple del periodo, ma con riff più taglienti, un antipasto molto appetitoso di ciò che i Judas Priest saranno in futuro.
Ancor meglio fa Genocide. Più hard rock della media, ha però un bel testo impegnativo, una grande energia, nuovi dettagli che anticipano il futuro della band e un'altra progressione del tutto vincente. Non tra le migliori del disco, è però poco sotto, tanto che l'abbiamo inserita con convinzione nella nostra top 10 delle canzoni per noi più ingiustamente sottovalutate dei Judas Priest, che se vuoi trovi qui in alto. Infine, anche la conclusiva Island of Domination è hard rock più classico, almeno nella norma di base, ma di altissimo livello. Non parliamo poi di passaggi come i ritornelli dumi e anche la lenta, pesante parte centrale, arricchimenti di una closer track quasi perfetta. Se questi sono i pezzi meno validi, pensa a quanto possano essere straordinari i migliori. Per capirlo basta giusto ascoltare Victim of Changes in apertura. Non è solo uno dei brani heavy metal più belli mai incisi, ma anche una gemma splendente di emozioni. Derivata dall'unione di due canzoni diverse, inizia energica ma distesa, un misto di hard rock e heavy metal della prima ora con un riff di base già meraviglioso. Ancor meglio è l'evoluzione successiva. Tra assoli spettacolari del duo Downing-Tipton, uno stacco centrale mogio che poi torna a salire con potenza e gli acuti sovrumani di Halford, un altro di quegli stilemi che poi diventerà un classico, il risultato è pura perfezione. E da brividi sia per potenza musicale che espressiva. E per Mattia, che ha scritto la retrospettiva, è stato un vero onore vederla suonata dal vivo nel 2024 al Forum di Assago. Infine è una opener coraggiosa coi suoi quasi 8 minuti, seppur forse in maniera involontaria. L'inizio doveva essere prelude, intro di pianoforte un po' prog che anticipa Tyrant, ma i discografici decisero di iniziare con questa canzone il lato A del vinile. E come dar loro torto? Nonostante tutto ciò, Victim of Changes non è l'unico pezzo d'accento e lode in Sad Wings of Destiny. Anche le due successive sono del tutto all'altezza. The Reaper non è solo il primo brano metal basato su un serial killer, giusto quella decina di anni di anticipo sugli Slayer che poi lo renderanno di moda. È anche un pezzo di oscurità strisciante, paragonabile a quella dei Black Sabbath classici, ma riletta in maniera più veloce e con melodie sinistre. Seppur in maniera molto precoce, anticipano la appena citata band di Los Angeles e tutto ciò che di truce, cupo ed estremo si è sviluppato poi nel metal. La successiva Dreamer the Savior invece percorre quel tipo di ballad metal che inizia calma ma poi sale pian piano fino a esplodere con emozione assoluta, lancinante ma senza perdere in melodia. Quest'ultima è ben rappresentata dalle lunghe frazioni di assoli, con un sentimento fortissimo che si spegne solo quando parte, a ruota, The Savior. Si è capito a questo punto che amiamo follemente quest'album? Non lo sappiamo, ma supponiamo di sì. A parte gli scherzi, comunque parliamo di un lavoro perfetto e meraviglioso, anche nonostante i 50 anni passati dall'uscita. Anni che in parte si sentono, visto che il suono non è quello dei Judas Priest classici. I semi ci sono già, ma come detto, le origini hard rock sono ancora molto presenti, come anche influssi sabbatiani che andranno a sparire negli album successivi. Manca anche l'energia, il dinamismo e i riff taglienti che di solito si associano al metal più tradizionale, ma non importa. Neppure ciò impedisce a Sad Wings of Destiny di essere splendente ancora oggi. Per quanto ci riguarda è uno degli squilli assoluti della band di Birmingham e non era facile visto la qualità del materiale che Judas Priest sono riusciti a tirar fuori nella loro carriera successiva. Parliamo insomma di un album incredibile, anche se preso a sé stante. Ma anche l'importanza storica è dello stesso livello. Seppur ancora in fasce, l'heavy metal classico nasce con queste splendide tracce, uno stile che poi, sviluppato nelle direzioni più svariate, ha dato a sua volta origine a buona parte del metal successivo. Ecco perché, secondo noi, chiunque dovrebbe ascoltare Sad Wings of Destiny, almeno una volta, anche chi apprezza esclusivamente brutal slam death metal moderno. Se poi ami l'heavy metal classico, è uno di quei pochi dischi che non ti possono mancare in nessun caso. Perché è vero che i Black Sabbath sono stati importanti per la genesi del metal e chi ha scritto questo video li preferisce anche, di giusto un filo, ai Judas Priest. Ma oggettivamente questi ultimi sono stati altrettanto fondamentali per la nascita e lo sviluppo del nostro genere preferito, così com'è. Se la cosa ti piaccia o meno, oggi devi festeggiare con noi. Voto di Heavy Metal Heaven 100 su 100, ma solo perché sopra non si può andare. Per oggi è tutto. Ami anche tu quanto noi questo disco prodigioso per qualità e importanza storica? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere la retrospettiva. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere al passo con i video pubblicati ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui in basso. Ci vediamo la prossima volta!